Ciao amici del bosco, oggi impariamo ad essiccare la frutta al sole. Sono sotto ad uno dei miei alberi di fichi. I fichi sono proprio la frutta per eccellenza, facile da essiccare al sole. Questo albero poi fa dei fichi che praticamente si essiccherebbero già sull'albero, quindi è perfetto. Ora vi porto a fare un giro, raccogliamo questi fichi e altra frutta nel mio bosco di Ogygia, una food forest che da quest'anno sta producendo tantissimo, e quindi per conservare tutto questo ben di Dio c'è proprio bisogno dell'essiccazione. Ecco un altro fico, vedete, sono piccolini, sono dolcissimi, sono buoni da mangiare, naturalmente anche freschi, ma sono ottimi da essiccare. Essendo così piccoli si fa anche presto, proprio con il sole, a trasformarli in un prodotto che si conserva per tutto l'anno. Ogni frutto ha caratteristiche diverse, quindi va essiccato con qualche variabile diversa. Questi sono piccolini e li possiamo conservare lasciandoli interi così. Se la frutta è un po' più grande la dobbiamo dividere, se invece è proprio bella grande la dobbiamo fare a fettine. L'essiccazione è un metodo ottimo per conservare le proprietà della frutta. Praticamente dal momento che non si raggiungono temperature molto alte, i nutrienti si conservano quasi per intero, si perde soltanto l'acqua, mentre le vitamine e gli altri minerali nutritivi che ci sono nella frutta si mantengono. I fichi si raccolgono quando sono belli maturi, mentre altra frutta per essere essiccata è bene che non sia eccessivamente matura, appunto, meglio ancora bella tosta, così non ci sono alterazioni ed è più facile appunto fare il processo senza che intervengano degenerazioni, marcescenze, muffe e cose varie. Allora, qua ce n'è un'altra. Raccolgo anche quelli che sono finiti per terra, perché se non sono stati aggrediti da qualche animaletto sono buoni, anzi sono già parzialmente essiccati, quindi mi sono portata avanti con il lavoro. L'essiccazione credo che sia il metodo più antico di conservazione della frutta. Credo che gli uomini primitivi non sapessero ancora parlare, ma conservassero il cibo attraverso l'essiccazione. Il sole ha veramente questa grande proprietà di togliere l'umidità, perché quello che si va a togliere è l'acqua dal frutto. Si mantiene tutto il resto, ma si elimina l'acqua. Perché la frutta si conservi bene deve arrivare ad avere soltanto un 10, massimo 15%, ma insomma più basso è il tasso di umidità meglio è. Mentre quando noi cogliamo la frutta dobbiamo sapere che questa ha una percentuale d'acqua da fresca che va dal 70, 80, 90%. L'essiccazione si può fare con diversi metodi. Una volta si faceva appunto sempre al sole, adesso abbiamo a disposizione il forno di cucina se vogliamo e anche dei macchinari appositi creati apposta per essiccare. Sicuramente gli essiccatori specifici sono molto più efficienti, consumano anche meno. Per essiccare nel forno di cucina dobbiamo tenere uno spiraglio aperto per far uscire l'umidità, quindi immaginate quanta energia in più si deve consumare, a meno che il forno non sia ventilato, in quel caso insomma si può fare. Comunque il sole nei mesi più caldi è veramente una risorsa incredibile. Possiamo essiccare la frutta mettendola disposta in maniera orizzontale in un piano che prende la massima insolazione, oppure possiamo utilizzare delle strutture più o meno semplici da realizzare che sempre con l'energia solare, esclusivamente con l'energia solare, portano la frutta ad essiccazione in maniera magari più rapida e proteggendola da agenti esterni come per esempio gli insetti che potrebbero venire a prendersi il dolce della frutta. Questi sono dei fichi più grandi delle dimensioni, sono molto buoni, dolcissimi. Ecco, quando il frutto è più grande, per esempio, si può mettere ad essiccare così aperto e in questo modo si fa molto prima, l'umidità esce direttamente dalla superficie. Ma questo è un fuori onda, è buono.
C'è un momento dell'anno in cui la frutta esplode. Adesso ci sono i fichi, è tutto pieno di susine, c'è l'uva, ci sono le mele che stanno anche cadendo e quindi vanno recuperate. Insomma, c'è tantissima frutta tutta insieme e sicuramente non ce la possiamo fare a mangiarcela tutta subito. Questa però è una incredibile risorsa che dobbiamo mettere da parte per tutto l'anno. Guardate, fare scorte è molto importante sia per la nostra salute, perché ci portiamo in inverno le vitamine che ci fanno bene, che possiamo appunto consumare in questo periodo dell'anno, e poi è un modo per fare del bene anche all'ambiente. Noi andiamo a cercare frutta tropicale o importiamo frutta fresca che non ha niente a che fare col nostro territorio in quella stagione per appunto avere sempre tipo di nutrienti. Possiamo fare con quello che abbiamo, ottimizziamo l'energia che ci viene messa a disposizione d'estate e che possiamo mettere da parte per l'inverno. Questo è proprio un principio di permacultura, quindi insomma ci tenevo a sottolinearlo. Un'altra frutta facile da essiccare al sole è l'uva. Quanta uvetta consumiamo? Quante ricette ci possiamo fare con l'uva? Ebbene, noi ce la possiamo produrre da sola se abbiamo, come nel mio caso, anche un piccolo filare, quindi non una grande produzione d'uva, ma almeno l'uva secca ce la possiamo fare, l'uvetta ce la possiamo fare in casa. Qui c'è una bella uva da tavola con degli acini grandi così, questi sono maturi, adesso ce la prendiamo. C'è questa rete che ho dovuto mettere perché potete immaginare che non piaccia soltanto a me, piace anche a molti altri animali, uccelli vari che passano da queste parti e insomma un po' di roba la dobbiamo salvaguardare. L'uva ha tantissimo contenuto d'acqua, quindi ci vorrà un po' di più ad essiccarla, però guardate che meraviglia. Anche le mele sono ottime per essere essiccate, anzi facendo delle fettine abbastanza sottili si ottengono delle chips, dei fiocchetti praticamente molto sfiziosi che poi si possono aggiungere alla colazione, si possono mangiare come snack durante la giornata per fare merenda, insomma sono veramente gustose. E per fare questa cosa io sfrutto le mele che cadono. Purtroppo in fase di maturazione molte mele tendono a cadere, soprattutto se la pianta ne ha fatte tante come in questo caso e se ce ne sono anche alcune rovinate dai bachetti. Allora in questo caso si può prendere, se il danno non è grande, la parte della mela ancora buona e andare ad essiccare quella. Quindi prima che siano completamente mature le mele otteniamo comunque un prodotto che sentirete una volta essiccato è dolce, buonissimo al palato, quindi molto più gustoso che se l'avessimo mangiate così ancora un po' acerbe. In particolare per essiccare le mele a fettine così al sole ci vuole pochissimo tempo, in 2 o 3 giorni, se ci sono delle belle giornate e voi le tenete fuori per tutto il tempo, vedrete che si essiccheranno. Le dovete soltanto girare ogni tanto. Se volete evitare l'effetto annerimento c'è un trucco: si possono bagnare le fettine già fatte in acqua e limone, ma io ho visto che vengono comunque bene e non hanno un colore sgradevole anche se non fate questo passaggio con il limone. Questa vedete è quasi perfetta come mela, quindi la raccolgo per l'essiccazione. Invece quelle che sono già troppo avanti, come questa che è praticamente per metà marcia, finiscono nella compostiera, quindi sono un ottimo materiale poi per preparare il compost da dare all'orto. Se li lasciamo qua sotto va bene, comunque nutriamo la terra, però potrebbe essere che abbiamo una proliferazione di quegli insetti che ce le hanno danneggiate, quindi è meglio allontanarli. Che questa è perfetta. Vado a vedere gli altri meli. Frutto che si essicca per tradizione, è facile da essiccare, sono le susine o prugne, no? Le chiamiamo soprattutto prugne quando sono secche. Io ne ho tantissime, qui siamo sotto il mio boschetto che è straproduttivo e quindi praticamente c'è una pioggia di susine, guardate a terra, non sono riuscita a recuperarle tutte, è impossibile. Queste si essiccano o mantenendo il nocciolo all'interno oppure aprendole e mettendole così aperte al sole. Naturalmente in questo modo si asciugheranno molto prima. Le susine essiccate si possono consumare in tanti modi, le possiamo mangiare così come sono, ricordandoci di non esagerare perché anche se sono
molto meno pesanti, il contenuto di zuccheri è lo stesso, quindi se ne mangiamo tanti ci mangiamo un sacco di zuccheri. Sono nel luogo segreto dove il mio babbo essicca la frutta, siamo sul tetto, qui c'è tutto il sole che vogliamo, soprattutto il sole del sud, e quindi qua si fanno grosse produzioni. Queste, che si chiamano arelle, esistono da prima che mio padre nascesse, cioè lui se le ricorda che era ancora bambino, quindi diciamo che parliamo di parecchi decenni di vita. Sono fatti con la Vitalba praticamente, hanno dei legnetti incrociati e la struttura, l'intreccio è fatto con la Vitalba. Vediamo le susine in vari stadi di avanzamento dell'essiccazione. Queste sono già a buon punto, le vediamo che si sono già avvizzite, queste sono un po' più gonfiette, e poi c'è questa tecnica che mio padre utilizza per far salire la temperatura, che è mettere un vetro per qualche ora all'inizio, così che hanno questa botta iniziale e poi parte la vera e propria essiccazione. Infatti è consigliato fare così, insomma, anche quando essiccate con un forno, con un essiccatore, dare maggiore temperatura all'inizio, intorno ai 60 gradi per esempio, poi dipende dalla frutta che si ha di fronte, e poi scendere magari ai 40-45 gradi. Queste sono pronte, sono susine denocciolate e già secche. Vi dico anche un trucchetto che utilizza mio padre per ripulire la frutta nel caso che ci fosse un po' di polvere, essendo rimasta parecchio all'esterno. Fa un succo d'uva che utilizza poi per sciacquarle. Praticamente dolce su dolce, in questo modo si ripuliscono, allo stesso tempo si aggiunge anche questo saporetto in più dell'uva. Per fare l'essiccazione al sole c'è una regola importante, bisogna sempre ricordarci di rimettere tutto all'interno di notte, perché di notte arriva una diversa umidità e quindi andremo a prolungare il periodo di essiccazione, ma anche a rischiare di innescare per esempio delle muffe. Quindi di notte la frutta viene riposta dentro, quando spunta il sole la rimettiamo di nuovo fuori, e questo per alcuni giorni finché non è tutto perfettamente essiccato. Dopodiché, per conservarli a lungo, mettiamo tutti i nostri frutti essiccati all'interno di barattoli di vetro che poi sigilliamo. Anche in questo caso chiudiamo per non far entrare altra umidità, quindi per non compromettere il risultato raggiunto. Questi barattoli poi li mettiamo in un posto buio o comunque in penombra, non sicuramente ancora al sole. Nei primi giorni, appena avete chiuso il barattolo, controllate, nel caso ci fosse ancora un po' di umidità si formerebbe della condensa, quindi vedete un po', insomma, tenete d'occhio il risultato perché non ci siano danni. Per la stessa ragione mi raccomando, non fate piovere sopra la frutta ad essiccare e fate un monitoraggio della frutta. Se vedete che da qualche parte spunta della muffa o dei marciumi, quei frutti eliminateli completamente. Ogni spicchio di sole è buono. Noi utilizziamo questa terrazzina che sta sul tetto, ma qualsiasi balcone va bene. Se avete un pezzettino di giardino, anche appoggiate 2 sedie con il vostro supporto per la frutta va bene, basta che ci sia una buona esposizione che prenda luce, che prenda sole, senza dover comprare niente di complicato. Come supporto utilizziamo per esempio il piatto che si utilizza per le cotture nel forno, va benissimo, magari mettete anche della carta forno che quindi terrà anche il liquido che cade, non sporcate niente, e quello per esempio va benissimo, è metallo, tra l'altro si scalda e quindi darà un ulteriore calore alla frutta anche dal basso, ma potete usare anche dei vassoi di ceramica, nulla toglie, potrebbero cambiare un po' i tempi di essiccazione, ma va bene lo stesso. Io lo so, mi chiederete tutti quanto tempo deve rimanere la frutta al sole. Qui c'è un bel dipende enorme, dipende dalla dimensione del frutto, dipende dal suo contenuto d'acqua, i frutti hanno diversa percentuale di liquido, dipende da quanto sole e quanto caldo farà in quei giorni, quanto vento ci sarà, perché anche la ventilazione è molto importante per accelerare il processo, e dipende anche dalla taglia che la frutta ha o che voi deciderete di dare. Quindi le susine intere ci metteranno più tempo, divise a metà aperte ce ne metteranno meno, così vale per i fichi. Le mele, che invece si fanno a fettine sottili, o le pere, si essiccano in pochi giorni. L'essiccazione si può fare finché il sole è abbastanza potente, c'è abbastanza calore, quindi questo dipende naturalmente da dove abitate, da come va la stagione. Potete anche avviare la vostra essiccazione al sole, se poi non fate in tempo perché il meteo cambia, magari passate al forno
forno e un altro paio d'ore di forno e avete completato il lavoro. Quindi io la consiglio proprio l'essiccazione, è un ottimo modo per conservare l'abbondanza dell'estate e per avere delle scorte da parte, che è una cosa secondo me intelligente da fare. Io vado ad essiccare i miei fichi e adesso vado ad aggiungere anche loro a questa marea di frutta che sto mettendo da parte. Fatemi sapere i vostri metodi, la vostra frutta preferita da essiccare, scambiamoci informazioni, arricchiamo le nostre conoscenze. Vi chiedo un bel like se volete e iscrivetevi al canale. Ci vediamo al prossimo video, ciao! Che la radice sia bianca, che la zolla sia nera, che insieme siano couscous, che l'agrario dice il vero. Dipende, e che siamo di passaggio come lombrichi nella terra.